Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi sono contento perché per la prima volta, dopo 47 anni, posso avere un Garmin tutto mio. Mi è arrivato il Garmin Fenix E sta per Essential, quindi o per economico, se così si può dire economico. Comunque è la serie base della Fenix di quest'anno nel 2026 e si rifà al Phoenix 8 praticamente. Però va a eliminare alcune funzioni che magari a certe persone non interessano, tipo me. Non mi interessa avere le chiamate Bluetooth su smartwatch, anche perché quando ascolti la chiamata tutti gli altri ti ascoltano e altre funzioni non mi interessano, e quindi ho detto bene, prendo il Phoenix E, ho trovato una super offerta che era per San Valentino e ho deciso di prenderlo. Quindi vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Io l'ho acquistato di tasca mia, quindi non è pubblicizzato da Garmin questa recensione. Sarà una recensione sempre a livello molto basico, per quanto posso dirvi. E, andremo a testarlo, andiamo a vedere come collegarlo all'applicazione e soprattutto andiamo a fare l'unboxing e tutto quello che troviamo dentro la scatola. Quindi adesso andiamo a vedere cosa troviamo dentro la confezione e facciamo l'unboxing. Bene, andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione. Come vedete Garmin, AMOLED, viene rimesso quello che c'è, Premium, perché la parte, diciamo, Phoenix fa parte della categoria Premium. Andiamo ad aprirlo, eccoci qua, togliamo la nostra copertura, si presenta il nostro bel orologio bello, ok. Tac. Qui dentro non c'è niente, c'è solo il cartoncino. Qui abbiamo delle istruzioni, ok, e delle anche, diciamo, delle istruzioni veloci, come si suol dire, per fare la prima attivazione, che comunque adesso andiamo a fare assieme, quindi magari questo ce lo teniamo qui a portata di mano. Qui poi troviamo il nostro cavo per la ricarica, ormai USB-C ovunque, e il suo attacco di proprietà della Garmin. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo ad attivarlo. Come ci dicono qua, dobbiamo togliere di sicuro la nostra pellicola, eccoci qua, premere il tasto accensione per 3 secondi, quindi 1, 2 e 1, 3, lui si avvia. Andiamo a scaricare la nostra app, quindi Garmin Connect, dovete fare di sicuro un account, quindi dovete prepararvi a farvi un account, nel frattempo lui si avvia, eccoci qua, Phoenix. Poi andiamo a mettere Phoenix, mettiamo modello 7 Phoenix E, andiamo a trovarlo, Phoenix E, questo qua, vedete in fondo qua, Phoenix E, ricerca, lui adesso sta facendo la ricerca, andiamo su, intanto mettiamo qua lingua italiano, associare lo smartphone per attivare le funzioni connesse, diamo sì, Phoenix è stato trovato, ok, connettilo, bene, collega dispositivo. Vuoi consentire all'app Garmin Connect di accedere a Phoenix E? Sì, questo potrà, diamo notifiche, ok, telefono, tutto quanto, consenti, e lui adesso fa il completamento, associa, bellissimo display comunque, display AMOLED ma di qualità molto molto alta. Adesso lui fa la configurazione, successivo, allora, selezionare un avatar, scattare una foto, utilizzare un'immagine della galleria. Facciamo successivo, facciamo dopo. Solo io, condividi i miei passi quotidiani, condividi col mio profilo, successivo. Sono tutte cose che dopo comunque si possono variare. La velocità con cui brucia il calore, successivo, maschio, successivo.
quanto siamo in centimetri, che mi capisco di più. 180, peso, purtroppo qua siamo aumentati, 78, di solito orario sì, 10 alle 6, sì, mano sinistra, consenti l'accesso alla posizione, qui bisogna andare ad attivare sui autorizzazioni, dobbiamo dargli consenti fotocamera, consenti solo mentre usi l'app, microfono, consenti l'app, posizione, consenti solo mentre l'app in uso, ok, torniamo indietro e qui dovremmo essere a posto, consenti, acconsento, sincronizzato, ok, fine. Questa è, è il nostro robottino pulisci pavimenti che sta tornando in cuccia. Dopo andrò a disattivare alcune notifiche che non mi interessano. Ignora. Ok, dimensione del testo. Aumentiamo perché stiamo aumentando anche gli anni. Ok. Vuoi selezionare l'impostazione dei alcuni preferiti? Sì. Facciamo all'aperto, seleziona attività all'aperto, camminata, quello che faccio più spesso, ok, escursionismo, ok, poi basta direi, sì. Ok, questi qua sono quelli che preferisco. Seleziona attività, fatto, quindi così ci vengono fuori già i nostri pagini. Ok, questa è la nostra schermata. I secondi, bellissimo display, veramente gran display, attività, mappa. Vabbè, adesso in questi giorni lo userò e poi vi dirò anche come va. Eccoci qua, quindi abbiamo collegato il nostro smartwatch all'applicazione di Garmin Connect, come avete visto. Adesso c'è un po' da smanettare, da usare un pochettino e vedere come funziona. Bellissimo display, speriamolo, è veramente di qualità molto alta. E io cercavo uno Sportwatch ma che fosse stato anche smartwatch e sinceramente avevo provato anche il Sunto Race S che mi è piaciuto tantissimo. Garmin ha sempre quel qualcosina in più secondo me e dopo 3000 polemiche del mio cuginetto Davide che lui fa parte di Girovagando per i Monti e mi ha detto Lorenzo prenditi un Garmin che sei tranquillo, prenditi un Garmin, finalmente mi sono preso questo Garmin e devo dire che dalle prime ore qui mi piace moltissimo, è bello perché hanno un sistema suo anche per cambiare per quanto riguarda i quadranti, perché non si cambiano i quadranti così come di solito si fanno i smartwatch, ma si tiene premuto il tasto qua, si va su quadrante orologio e poi qua potete scorrere, allora, ce ne sono già di prestabiliti come vedete dentro, poi dipende se volete con le lancette, cioè analogico o digitale, a me piaceva questo qua perché i numeri grandi, poi qua possiamo personalizzarlo con tutte le voci che vogliamo, eccoci qua. Si tiene premuto questo tasto qua, si va su quadrante orologio, poi si tiene premuto questo tasto qua e posso andare a personalizzarlo. Personalizzarlo significa applica, potete andare a cambiare i dati, cioè quello schema che avete visto, possiamo mettere quello che vogliamo, tonalità colore, possiamo cambiare il colore, vedete qua, io tengo premuto questo qua e poi scorro il colore che voglio e ne avete un'infinità, quindi potete scorrere con questo o con questo, oppure se volete farlo direttamente touch, ma è bello anche avere questo discorso dei tasti. Poi con questo si torna indietro, eccoci qua, e torniamo indietro. Mi piace tantissimo l'altimetro, bello, preciso, ho confrontato un attimino oggi e non mi sembra affatto male, qui potete scorrere tutto l'andazzo diciamo, del nostro
appunto del nostro altimetro, quindi torniamo indietro, temperatura, frequenza cardiaca, ABC, questa è una grafica che è spettacolare secondo me, almeno è basica, essenziale, ma molto molto bella da vedere. Si fa così, si scorre, qui c'è la pressione atmosferica, qua c'è sempre la bussola, poi avete bussola con altimetro, l'altimetro e potete personalizzare tutte queste cose qua. Qui respirazione, battiti per minuto, il meteo, l'alba, ma queste qua sono tutte cose che voi potete andare a personalizzare qui sotto, fate modifica e qui potete mettere quello che volete. Allora, cosa mi piace tanto di questo Garmin? A parte che, vabbè, qui non è in acciaio, è in una plastica grigia. Sì, vedete come è fatto. Comunque è resistente agli urti, perché è anche certificato militarmente. In più ha anche la possibilità di, beh, è impermeabile, logicamente, fino a 100 metri, e questo c'è scritto qua. Vedete che qui sotto c'è scritto 47 mm, che è il display, 100 meters e 315L, la certificazione. Qui ha il solito attacco Garmin, col suo caricabatterie, i sensori per tutto quanto quello che va dietro, la scritta Phoenix, i tasti laterali fisici, quindi ne ha due. Adesso vediamo se mette a fuoco, ok, 1, 2, e poi dall'altra parte i tre classici tasti di Garmin. Esteticamente, almeno a me piace, anche perché altrimenti non l'avrei neanche preso. Perché prendere un Garmin? Perché come aggiornamenti, come applicazioni, questo anche il Garmin Pay, potete registrare la vostra, per quanto riguarda il vostro bancomat, la vostra tessera per pagare. Ha tutto quello che serve. Le mappe devo ancora scaricarle, sinceramente. Qui abbiamo, vedete anche gli orologi, possiamo mettere la sveglia e tutto quanto. Ha un bel touch, è veloce, ha sia il touch che i tasti fisici e secondo me questa qua è una bellissima cosa, soprattutto per chi ha le mani sporche oppure andiamo in montagna, abbiamo i guanti, non possiamo utilizzare il touch, si può fare tutto da qua. E poi ne avete tantissime. Penso e credo che farò un'anteprima, cioè farò una spiegazione dell'applicazione del Garmin Connect. Dopo c'è l'altra applicazione che si chiama Garmin, allora, aspettate, Connect IQ, che qua potete andare a scaricare giù tutti i vostri quadranti e le applicazioni, perché si possono scaricare giù anche qui sì, appunto, delle applicazioni che potete andare a mettere. Io ad esempio ho messo, allora andiamo indietro, tac tac, con questo si torna indietro, ok, ho messo anche YouTube Studio, ma devo ancora usarlo bene, quindi questa è più che altro una recensione anteprima per far vedere come è fatto, che mi è arrivato e poi voglio studiarlo bene e vi farò magari un video completo con tutte le sue funzioni. Qui vedete, allora questo si torna questo indietro, ok, questo si va su attività, mappa, orologi, allenamenti, messenger, musica, Garmin cronologia, suggerimenti, calcolatrice, impostazioni, eccetera. Qua faccio modifica, come ho fatto per gli altri, e possiamo andare a inserire le posizioni, tipo Garmin, io voglio allenamenti, lo voglio spostare più in alto, ok, sposto più in alto e gli do il clic. Vedete quanto semplice è usare il menu di questo prodotto? Non è cosa da poco, perché di solito sono sempre, per quello che dico, è più uno smartwatch che uno sportwatch, però con tutte le caratteristiche dei smartwatch di Garmin, quindi più che ottimo secondo me. Basta, volevo dire questo. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Te lo ripeto, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, così mi aiutate a crescere e magari a portarvi altri prodotti. Farò un altro video completo di come funziona l'applicazione e come funziona tutto quanto il menu di Garmin. Signori, grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!